Salve, sono Francesco Apreda, mi trovo qui nella mia nuova location che è il The Pantheon Iconic Hotel. Siamo qui al ristorante Idilio by Apreda. Oggi, giornata importante, parleremo di carpacci. Infatti faremo un carpaccio di manzo, ricciola, peperoni e caviale, poi passeremo a un carpaccio di capesante con jasmine blossom e tartufo nero estivo e poi passeremo a un carpaccio vegetale fatto con rapa bianca, mozzarella di bufala e floregano. Quindi passiamo subito alla prima ricetta. Per quanto riguarda gli ingredienti, per il brodo dashi abbiamo l'alga kombu, il katsubushi, funghi shiitake, mirin, soia, sake, lime kefir in foglie. Manzo che verrà marinato prima nello shiokochi e poi appunto nel dashi con cipollotto. La ricciola verrà condita con un po' di olio layu, che è un olio di sesamo piccante. Il piatto avrà due salse, una è una crema di miso rosso e pasta di nocciole, l'altra è una vinaigrette che faremo con un fondo di vitello, un estratto di peperoni ridotto, olio d'oliva, aceto di riso pregiato. Le guarnizioni per questo piatto saranno il caviale, appunto, una crema di peperoni, due crescioni della Coppercress che sono il Blink Cress e il Laji Cress. Iniziamo con la preparazione del piatto. Il primo step è sicuramente il brodo dashi. Andremo a preparare questo brodo della cultura giapponese molto importante che ha dei passaggi fondamentali. Innanzitutto andremo ad utilizzare l'alga kombu. L'importante è pulirlo, si toglie tutta la salinità che esterna l'alga kombu. 5 grammi di alga kombu in mezzo litro di acqua. L'acqua deve essere molto pura con un residuo fisso molto basso. Va messa in frigorifero per tutta la notte, quindi l'alga inizia a tirare fuori tutti quelli che sono i suoi umori e l'acqua diventa subito molto gelatinosa. Poi si passa sul fuoco, ci fermiamo a 90 gradi per non tirare fuori la parte un po' amarognola di quest'alga e aggiungiamo 2 pugni di katsubushi, queste lamelle di tonno affumicato, anche queste molto utilizzate nella cucina giapponese. L'importante è che poi quando andiamo ad aggiungere questo prodotto non lo tocchiamo, quindi arrivato a 90 gradi si spegne il fuoco, si aggiungono poi all'incirca 3 funghi shiitake per mezzo litro di acqua, tagliati anche grossolanamente, e come abbiamo fatto con il katsubushi lo aggiungiamo in infusione. Poi infine andiamo ad aggiungere il lime kefir, interessante perché ha questo gusto molto citrico, e le lasciamo in infusione fin quando il katsubushi non si deposita sul fondo della padella. Prossimo passaggio, quindi, mentre attendiamo che il brodo dashi rimane in infusione per almeno una decina di minuti, passiamo alla marinatura del nostro manzo. In questo caso abbiamo usato un vaio, sempre per dettare un po' quello che è il mio passato giapponese. Andremo a formare un segmento con la carne in questo modo. E quindi poi lo andremo ad affettare. Quindi poi faremo 2 processi di marinatura. Il primo per 3 minuti all'interno dello shiokochi, un estratto di riso fermentato. È interessante perché ammorbidisce le fibre, quindi andremo a dare una tessitura un po' diversa a questo manzo. E questa è la prima marinatura che facciamo al manzo. Mentre attendiamo i 3 minuti della marinatura nello shiokochi della carne, passiamo alla prima preparazione di una salsa che accompagnerà il piatto. 65% di miso rosso e poi ci andiamo a mettere il 35% di pasta di nocciole e lo andremo praticamente ad incorporare in questo modo fino a renderla abbastanza liscia. Una volta che sono passati all'incirca 10-15 minuti nell'infusione del nostro brodo dashi, cioè che il katsubushi si è poi depositato sul fondo della padella, lo andiamo a filtrare. È importante filtrarlo anche con una calza molto sottile in modo da non far passare le impurità. Importante anche non pressare il katsubushi perché può tirare fuori la parte amara. Filtrato il brodo, poi questo va raffreddato. Il prossimo passaggio è proprio quello di marinare il manzo dopo i 3 minuti nello shiokochi, poi all'incirca 6 minuti all'interno di questo brodo dashi. Quindi una volta che poi il brodo si è raffreddato per bene, lo andiamo a bilanciare con 3 ingredienti fondamentali che sono, per la parte sapida, la salsa di soia. Poi per la parte alcolica
ci andiamo ad aggiungere un po' di sake, e invece per la parte un po' dolce i giapponesi usano aggiungere il mirin, che è questo estratto di sake dolce. Ci aggiungiamo anche un po' di freschezza con del cipollotto, tagliato così grossolanamente. E poi facciamo il passaggio della carne, quindi la carne dallo shiokoji dopo 3 minuti la andremo a passare nel nostro brodo dashi aromatizzato, e quindi una volta che l'inseriamo all'interno di questo brodo prende tutta la sapidità e i sapori del brodo, dove è stato aggiunto anche del lime kefir per dargli quella parte un po' agrumata. E quindi passato nel brodo dashi lo lasciamo per 5-6 minuti. Quindi poi in questo carpaccio mari e monti, un po' come l'abbiamo classificato, ci andiamo ad aggiungere la parte del mare, che oltre a essere quella poi del brodo che abbiamo preparato con l'alga kombu e il katsubushi, la parte carpaccio in questo caso è la ricciola. È un pesce interessantissimo, si sposa bene proprio alle preparazioni di crudo perché ha una carne molto compatta. In questo caso l'abbiamo sfilettato facendo attenzione proprio a non riscaldare troppo il pesce. Quando parliamo di carpacci che vanno somministrati crudi è importante comunque lavorare su un tagliere pulito, è importante non riscaldare la carne, fare dei movimenti del coltello sempre molto diretti, quindi non fare questo movimento su e giù perché si può riscaldare la carne, in questo caso della ricciola, e poi tenerla sempre fredda, magari lavorare con del ghiaccio in continuazione o dei frigoriferi vicino, perché il pesce non deve subire troppe sbalzi di temperatura. Una volta sfilettata andremo a formare un segmento come abbiamo fatto per il manzo, quindi per avere un piatto gourmet interessante e bello da vedere gli facciamo proprio questo segmento. Una volta tagliata la nostra ricciola andiamo a mettere in un piattino e l'andremo a condire con quest'olio piccante, che è un olio di sesamo piccante che si chiama l'ayu, e è massaggiato in questo modo un po' con il cucchiaio. Una volta poi passati i 5-6 minuti della marinatura del manzo lo andiamo ad alzare e abbiamo in questo caso i nostri due carpacci marinati, da una parte la ricciola con l'olio di sesamo piccante e da una parte il nostro manzo marinato con shiokoji e poi con il dashi aromatizzato. Passiamo adesso all'ultima preparazione prima di impiattare il nostro carpaccio, che è la composizione di una vinaigrette. Quindi andiamo a comporre la nostra vinaigrette con i nostri 4 ingredienti, tutti e 4 in parti uguali: l'aceto di riso pregiato, il fondo di vitello, l'estratto di peperoni arrostiti, ridotto della metà, e l'olio d'oliva. E andiamo a emulsionare fino a quando poi tutti e 4 ingredienti si incorporano e si arriva a bollore. Abbiamo tutte le nostre preparazioni e quindi siamo pronti ad impiattare il nostro carpaccio di manzo e ricciola con peperoni e caviale. Andiamo a mettere sul piatto il manzo marinato. Andremo a creare un piatto diciamo un po' astratto, senza un vero senso. Quando si creano dei piatti astratti l'importante è che tutti i componenti siano ben fatti. Una volta messo il manzo andremo a mettere la ricciola, poi ci aggiungiamo la pasta di nocciole con il miso rosso sul piatto. Abbiamo preparato una crema di peperoni, anche questa con i peperoni arrostiti e poi frullati con un filo di olio di oliva. Abbiamo anche preparato una brunoise di peperoni, prima spellati e poi tagliati a dadini e poi saltati leggermente in padella con un po' di olio e sale. Andiamo ad aggiungere poi il caviale. E
poi andiamo a guarnire il piatto con i nostri crescioni, quindi è fondamentale quando poi aggiungiamo dei crescioni per abbellire i nostri piatti che si pensa essenzialmente a quello che possa essere il gusto del piatto stesso. Quindi in questo caso andiamo a utilizzare 2 crescioni della Coppercress che sono l'Agicress e il Blinkcress. E parlando sempre di crescione, lo completiamo con il Blinkcress. Anche questo è pensato in questo piatto perché visto che non abbiamo utilizzato nessun sale aggiunto, ma abbiamo dato le sapidità come avete visto in diverse consistenze, anche questo crescione è molto ricco di acqua, quindi va a dare un po' una sorta di risciacquo a quello che può essere un carpaccio complesso come questo, ma dà anche molta sapidità. Completiamo il piatto con la vinaigrette che abbiamo poi raffreddato a temperatura ambiente, quindi non serve metterla nel frigo, altrimenti si andrebbe a solidificare troppo, e quindi abbiamo questa vinaigrette con dell'acidità di aceto di riso, ma anche dell'estratto di peperoni e la soia per dare sapidità, e andiamo a salare il tutto. E questo è il carpaccio di manzo, ricciola e con peperoni e caviale. Possiamo anche non utilizzare il caviale, ma sicuramente un'altra sapidità che può essere una bottarga di pesce o un uovo di salmone, quello che sia. Interessante in questo piatto è che non abbiamo utilizzato sale aggiunto, come ripeto, e l'abbiamo completato con questi 2 crescioni, uno che dà acidità e piccantezza che è l'Agicress e l'altro che dà quella nota molto salmastra, quindi con il sapore di mare che è il Blinkcress, e quindi anche un po' molto carico di acqua, viene proprio soprannominato erbaiaccio, quindi quello che inseriamo è tutto perché vogliamo un piatto ben bilanciato.